Oggi vi faccio vedere come preparare sui gyoza, i gyoza giapponesi bolliti nell'acqua calda. Gli ingredienti sono la carne macinata di suino, i gamberi, il tritato di cipollotti, il grattugiato di aglio e di zenzero, la farina di grano tenero 0, il sake, la salsa di soia, la salsa ostriche, l'olio di sesamo, l'aceto di mela, il pepe bianco, la fecola di patate, lo zucchero, il sale e il sesamo tostato. Questa è la ricetta da 3 porzioni. Abbiamo 100 g di gamberi già sgusciati, lavati e asciugati. Li schiacciamo utilizzando la parte laterale del coltello e li tritiamo. E li mettiamo da parte. Nella questa ciotola abbiamo 50 g di tritato di cipollotti e nella questa ciotolina più piccola abbiamo 5 g di cipollotti tritati. Prepariamo 5 g di grattugiato di zenzero e 5 g di grattugiato di aglio e 100 g di carne macinata di coppa di suino. Prepariamo 10 g di fecola di patate. Nell'altra ciotola 10 g di olio di sesamo. Nella ciotola prepariamo 20 g di salsa di soia, 20 g di salsa ostriche, 10 g di aceto di mela, 5 g di tritato di cipollotti e sesamo tostato quanto basta. Li mescoliamo bene e questa è la salsa che metteremo alla fine sui gyoza. Chi vuole aggiungete un po' di olio di sesamo oppure olio piccante giapponese Ryu. La videoricetta di Ryu lascio nella descrizione insieme tutti gli ingredienti e le dosi della ricetta di oggi. Mettiamo 150 g di farina di grano tenero 0 o 0 Manitoba nella bacinella setacciandola. E aggiungiamo un pizzico di sale fino e 80 g d'acqua. Li mescoliamo e facciamo assorbire l'acqua nella farina. Quando iniziano a riunirsi, impastiamo con la parte bassa del palmo della mano in una maniera piuttosto energica. Quando diventa un unico impasto lo spostiamo sul tavolo pulito o sul tappettino per impastare e lo impastiamo energicamente circa 100 volte. Dopodiché lo copriamo con la pellicola e lo lasciamo a riposare nella temperatura ambiente per mezz'ora. Nella bacinella grande mettiamo 100 g di carne macinata di suino. Questa è di parte coppa e l'ho fatto macinare a macellaio. Va bene anche la parte pancetta ma non parte lonza. Mettiamo anche 3 g di sale fino, 5 g di zucchero, 10 g di salsa di soia, 10 g di sake, va bene anche il vino bianco, 20 g d'acqua, il pepe bianco macinato quanto basta. Li mescoliamo bene con le dita in modo che tutto il liquido entri nella carne. Grazie anche a temperatura corporea delle dita, dopo un po' la carne comincia a ammorbidire. Allora li mescoliamo energicamente creando il cerchio come potete vedere. Aggiungiamo il tritato di gamberi e li mescoliamo bene uniformemente. Sto usando i gamberi freschi, sono le mazzancolle, perché in questo video vorrei congelarli un terzo dei ravioli nel freezer e prossimamente vi farò vedere un'altra videoricetta utilizzando i gyoza congelati. Invece se mangerete i ravioli subito o in 2 o 3 giorni potete usare la carne macinata scongelata e i gamberi scongelati.
e siete liberi di fare i ravioli solo con la carne macinata e i cipollotti o solo con i gamberi e i cipollotti. Aggiungiamo 10 g di olio di sesamo. Li mescoliamo bene uniformemente. Aggiungiamo la fecola di patate, il tritato di cipollotti, il grattugiato di zenzero e di aglio. Mescoliamo uniformemente, ma non per troppo tempo, altrimenti i cipollotti cominciano a fare uscire loro acqua. Con un'altra mano un po' bagnato aiutiamo di togliere la farcitura dei gyoza che è rimasta sulla mano. Prepariamo un piatto che ha un diametro di circa 20 cm e bagniamo la superficie con un po' d'acqua e bagniamo un po' anche a spatola di silicone. Spostiamo la farcitura dei gyoza sul piatto e la appiattiamo bene cercando di fare la forma cerchio. La dividiamo a metà, dividiamo in 3 ciascuna parte e ogni parte dividiamo in 3, così abbiamo diviso in 18. Copriamo il piatto con la pellicola e lo mettiamo in frigo finché non saranno pronti le sfoglie. Scopriamo l'impasto dalla pellicola e lo impastiamo circa 20 volte. Creiamo una forma cilindrica lunga 36 cm e lo tagliamo a fette di 2 cm, così avremo 18 pezzi. Mettiamo un po' di farina zero sul tavolo, nel mio caso sul tappettino per impastare, e 2 estremità dove hanno avuto il contatto con il coltello vengono la parte sotto e la parte sopra. E sistemiamo queste fette con le dita per farle diventare la forma cerchio. E li gruppiamo in una posizione e mettiamo un po' di farina zero anche da sopra. Prendiamo un pezzo e lo schiacciamo con il palmo della mano e lo facciamo diventare un disco. Con la mano destra facciamo scivolare il mattarello sul tavolo, su e giù, e teniamo un disco con la mano sinistra e dopo ogni movimento con il mattarello lo giriamo verso sinistra. In questo caso spingiamo il mattarello verso in alto, schiacciando un disco fino appena prima del centro. Diamo la forza sul mattarello andando verso in alto e quando lo facciamo tornare al basso non lo diamo pressione. Con la farina zero Manitoba ci fa ottenere l'impasto più resistente e elastico, ma ci vuole più forza per stendere il disco. Ho provato con solo la farina di grano tenero 00 o solo con la farina di grano tenero 0 normale, ma mi piace la consistenza con la farina zero Manitoba e la prossima volta farò le sfoglie con la metà farina zero Manitoba e metà la farina 00. Prepariamo una sfoglia che ha un diametro circa 8 o 9 cm. Facciamo stessa cosa il resto. Io posso preparare velocemente, ma vi consiglio di coprire i pezzi cilindrici con la pellicola per evitare che asciughino. E stesso discorso anche sulle sfoglie pronte. Prendiamo un altro pezzo e lo schiacciamo con il palmo della mano e lo facciamo diventare un disco. Con la mano destra facciamo scivolare il mattarello sul tavolo su e giù e con la mano sinistra teniamo un disco e dopo ogni movimento con il mattarello lo giriamo verso sinistra. Continuiamo finché non diventi una sfoglia che ha un diametro 8 cm. Vi faccio vedere per la ultima volta. Prendiamo un pezzo cilindrico
Lo schiacciamo con il palmo della mano e lo facciamo diventare un disco. Per evitare che si appiccichino tra di loro, mettiamo leggermente la farina sulla sfoglia e sul mattarello. Con la mano destra facciamo scivolare il mattarello sul tavolo, su e giù, e teniamo un disco con la mano sinistra e dopo ogni movimento con il mattarello lo giriamo verso sinistra. Il mattarello facciamo arrivare appena prima del centro del disco e spingiamo il mattarello quando lo portiamo verso in alto, invece quando lo portiamo verso in basso non lo diamo la pressione. Così abbiamo preparato 18 sfoglie. Tiriamo fuori la farcitura dal frigo e la mettiamo nella sfoglia e chiuderla. Prendiamo con il coltellino la farcitura e la mettiamo al centro della sfoglia con la forma ovale come potete vedere. Chiudiamo la sfoglia facendo delle pieghe la parte verso noi. E diamo la pressione alla chiusura con le dita. Questo è un modo più popolare di chiudere la sfoglia dei gyoza in Giappone. La potete chiudere semplicemente così come potete vedere, senza creare delle pieghe. Quando prepariamo i gyoza con le sfoglie già fatte che vendono in un negozio alimentari orientali, per chiudere le sfoglie bisogna bagnare un po' la parte estremità del cerchio, invece con le sfoglie fatte a mano non occorre. Ora vi sto mostrando una chiusura semplice, dopodiché diamo la pressione utilizzando con le dita come potete vedere e si crea un'altra forma leggermente diversa rispetto a quella di prima. Vi faccio vedere di nuovo quella chiusura più classica. Prendiamo una sfoglia sulla mano, mettiamo la farcitura al centro con la forma ovale e chiudiamo la sfoglia creando delle pieghe solo la parte verso noi. Più pieghe fatte diventa una forma da fagottino e più pieghe e più curve ci sono diventano sui gyoza che riescono a prendere bene la salsa. Così abbiamo fatto 18 pezzi di gyoza. 12 pezzi di gyoza mangerò stasera con mio marito, invece congelo 6 pezzi di gyoza, così farò la videoricetta di zuppa con i gyoza e le verdure alla prossima volta. Metto la pellicola all'interno della teglia, metto i gyoza sulla pellicola con un po' di distanza tra di loro e copriamo la teglia con un'altra pellicola e la metto nel freezer. Ora torniamo ai nostri sui gyoza. Prepariamo una pentola con acqua calda bollente non salata. La quantità dell'acqua è piuttosto abbondante. Lessiamo 6 pezzi alla volta. Se volete lessare 12 pezzi o 18 pezzi di gyoza in un unico colpo, preparerete una pentola molto più grande con acqua ancora più abbondante. Una volta messi tutti i gyoza nell'acqua calda, li stacchiamo dal fondo della pentola utilizzando la spatola di silicone. Inizialmente il fuoco era al massimo, ma adesso manteniamo il fuoco al medio e aspettiamo che tutti i gyoza galleggino. Quando stanno galleggiando tutti i pezzi, li lessiamo per altri 3 minuti. Sono passati altri 3 minuti e li scoliamo e li mettiamo sul piatto. Mettiamo un po' di salsa che abbiamo preparato all'inizio. La quantità della salsa regolate mangiandoli perché è molto saporita, in più anche la farcitura di sui gyoza è già condita leggermente. Ecco, i nostri sui gyoza sono pronti!
Ho già pubblicato una serie di videoricette di gyoza grigliati con la padella, la videoricetta di sfoglie per i gyoza grigliati che sono più sottili e la videoricetta di gyoza grigliati con la carne e le verdure e quelli con i gamberi e le verdure. E in questo video ho voluto mostrarvi la videoricetta di sui gyoza, che sono i gyoza bolliti. Ed è ideale per un periodo invernale, se li mettiamo nella zuppa ancora di più. Possiamo godere la consistenza della sfoglia carnosa insieme il gusto goloso della farcitura. Chi è vegetariana vi consiglio di preparare la farcitura con le uova strapazzate, il tritato di funghi, cavoli, i cipollotti, il grattugiato di aglio e di zenzero. Questa sfoglia ha suo carattere notevole ed è morbida ma elastica in modo molto piacevole. Quando la mastichiamo ci dà una sensazione soddisfacente e la farcitura è una coccola assoluta. È soffice e succoso il sapore imbattibile della carne macinata di suino, la parte coppa che è perfetto equilibrio fra la carne magra e il grasso e il sapore dei gamberi dà un tocco nobile e la dolcezza giusta. I gusti cattivanti di cipollotti, aglio e zenzero è immancabile e stanno facendo il loro lavoro in una maniera eccellente. Ho fatto diverse prove per arrivare a questa ricetta che ha una perfetta armonia fra sapidità, la dolcezza e il sapore aspro. E non vedo l'ora che scoprirete anche voi questa utopia di sapore preparando con le vostre mani. Questo video termina qui, se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. Cliccando l'icona della campanella riceverete il avviso del prossimo video appena postato. Ci vediamo presto con la prossima videoricetta. Ciao a tutti!